Bentornati nella soffitta di Pippo, quel posto dove le luci sono sempre un po' soffuse, i ricordi profumano di cipria e le dive non passano mai di moda. Oggi vi porto a riscoprire una presenza che appartiene a quell'Italia cinematografica fatta di sguardi maliziosi, atmosfere audaci e femminilità raccontata con un sorriso. Angela Covello. Romana, nata il 9 luglio 1953, Angela aveva quel tipo di bellezza che non aveva bisogno di urlare per farsi notare. Bastava una scena, un'inquadratura, una camminata e subito capivi che quella ragazza lì sapeva farsi guardare. Non era la diva da copertina a ogni costo, ma aveva un fascino sottile, insinuante, che cresceva piano piano e poi non ti mollava più. La sua carriera esplode proprio nei primi anni 70, quando il cinema italiano era libero, curioso, spregiudicato e soprattutto innamorato delle sue donne. Angela entra in questo mondo con naturalezza, infilando titoli che oggi sono piccole capsule del tempo. La troviamo in storie leggere, ironiche, a volte provocanti, a volte più cupe, ma sempre cariche di atmosfera. In Fiorina la vacca, ad esempio, si respira quell'aria surreale e popolare che era tipica di certe commedie dell'epoca, dove la femminilità diventava parte del gioco narrativo. In Decameron numero 3, l'ultimo Decameron, le più belle donne del Boccaccio, il suo volto e il suo corpo si inseriscono in quell'immaginario malizioso, fatto di allusioni, sguardi, promesse non dette, che tanto piaceva al pubblico di allora. Non serviva mostrare troppo, bastava suggerire. Poi arriva I giochi proibiti dell'Aretino Pietro, titolo che già da solo ti strizza l'occhio, e Angela diventa parte di quel cinema che amava raccontare il desiderio con ironia, senza mai prendersi troppo sul serio. Era un'epoca in cui le attrici non erano solo personaggi, ma vere e proprie presenze, capaci di dare calore anche a una scena di pochi secondi. E come non citare Paolo il Caldo? Qui l'aria si fa decisamente più rovente, ma sempre con quel gusto italiano per la leggerezza. Angela non è la protagonista, ma è una di quelle figure che contribuiscono a costruire un mondo fatto di tentazioni, sguardi complici e femminilità vissuta senza sensi di colpa. Ma forse uno dei titoli più interessanti per capire il suo immaginario è Calore in provincia. Già dal nome si capisce tutto. Atmosfera lenta, sole, corpi, desideri che si muovono piano ma lasciano il segno. In questi film Angela Covello diventa parte di quell'estetica che oggi chiamiamo vintage, ma che allora era semplicemente il modo naturale di raccontare il fascino femminile. Non mancano neanche incursioni in territori più cupi e intriganti, come I corpi presentano tracce di violenza carnale, dove il clima cambia, si fa più teso, più misterioso, e la sua presenza contribuisce a creare quell'ambiguità che è il cuore del giallo all'italiana. Ma il cinema in quegli anni non si fermava allo schermo. Le attrici diventavano volti, icone, sogni di carta. E Angela Covello entra anche lì, nel mondo delle riviste glamour maschili, quelle che non puntavano sulla provocazione aggressiva, ma sull'allusione, sulla promessa, sul gioco dello sguardo. Servizi fotografici curati, luci morbide, pose studiate per raccontare una femminilità elegante ma assolutamente magnetica. Non era solo apparire, era costruire un'immagine. Ed è proprio questo che rende Angela Covello così interessante oggi. Non è stata sovraesposta, non è diventata una caricatura di se stessa. È rimasta sospesa in quel tempo, come una fotografia leggermente scolorita che però quando la guardi ti fa ancora venire voglia di sognare. E forse è proprio questo il suo fascino più grande. Angela Covello non è un nome che trovi ovunque, ma è uno di quelli che, quando lo scopri, non dimentichi più. È una di quelle presenze che ti fanno dire «Ah, ma guarda che atmosfera aveva quel cinema lì!» Ed è per questo che siamo qui, nella soffitta, per riscoprire, ricordare, raccontare. Perché certe donne non devono essere dimenticate. Devono essere rievocate, con le luci giuste, con il tono giusto e con un pizzico di malizia. Se questa puntata ti ha fatto venire voglia di rivedere quei film, di cercare quelle immagini, di perderti in quell'immaginario, allora fai una cosa semplice.
Iscriviti alla soffitta di Pippo, lascia un like bello convinto e scrivimi nei commenti chi vuoi vedere nella prossima puntata. Qui le porte restano sempre socchiuse e certe storie si raccontano meglio al buio.